Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale, buon fine settimana. Prepartita di Sassuolo-Inter, andremo quindi a vedere le ultime per quanto riguarda le probabili scelte dei due allenatori e analizzeremo alla lavagna tattica che tipo di partita attenderci, quindi dove il Sassuolo può rendersi pericoloso, cosa invece possiamo sfruttare per mettere in difficoltà la squadra di Fabio Grosso. Poi molto spesso, ecco, nel post partita ci ritroviamo a commentare delle situazioni che abbiamo già analizzato nel video pre-partita, è successo più volte, quindi ecco, andare a capire quali sono i punti di forza, cosa può accadere nei 90 minuti, poi magari ci aiuta anche a concentrarci meglio su alcuni aspetti del match. Prima di iniziare vi ricordo anche quei pochi semplicissimi click che possono aiutare il canale, ovvero il like al video, l'iscrizione, magari anche l'hype, che è un semplice click però aiuta tantissimo, ecco, spinge anche l'algoritmo a proporre il video. Andiamo subito alla lavagna tattica. Che tipo di match, che tipo di squadra è quella di Fabio Grosso? Partiamo dal sistema di gioco, è un 4-3-3 e direi anche alquanto ecco, fisso come modulo, quindi non troviamo molta differenza come schieramento dal punto di vista numerico nelle due fasi, però è una squadra che insomma riesce comunque ad interpretare bene sia la fase di possesso sia quella di non possesso. Iniziamo proprio dal possesso del Sassuolo, come avviene la costruzione. Innanzitutto anche qui troviamo una linea 4 che rimane abbastanza fissa, ecco, forse solo i terzini leggermente più alti, si abbassa Matic per dare appunto un'uscita. L'obiettivo del Sassuolo è quello di uscire soprattutto per vie laterali, quindi appoggiando palla al terzino e provando poi a verticalizzare creando poi dei triangoli. In che modo si creano questi triangoli? Palla al terzino, il terzino che avanza, possono crearsi dei triangoli o addirittura dei rombi che danno più opzioni di passaggio al calciatore del Sassuolo. Come si vanno a creare? Con il terzino, la mezzala, l'esterno d'attacco che magari si abbassa per sviluppare il gioco, per cercare di di portare ecco, rapidamente anche la palla dalle parti della metà campo o sulla tre quarti avversaria, e quindi in questo caso troveremo appunto una sorta di triangolo, quindi tra terzino, mezzala e l'esterno d'attacco, o come detto possono crearsi anche una sorta di rombo. Perché? Perché Matic, che è il regista della squadra, spesso va in appoggio al lato dove ecco, si sta sviluppando l'azione, quindi in questo caso possiamo ecco, trovarci proprio questa sorta di rombo che si vanno a creare spesso anche dalla parte opposta anche sulla destra, e quindi questo dà al calciatore in possesso più linee di passaggio. Arriviamo ad un aspetto: cosa può soffrire il Sassuolo nel primo possesso? Quando i calciatori del Sassuolo vengono pressati alti e quindi non riescono ad avere più linee di passaggio, quindi magari ecco un pressing uomo su uomo, il Sassuolo finisce per giocare palla lunga, e quindi io mi aspetto che sulla prima costruzione del Sassuolo l'Inter possa andare a prendere alta i calciatori, quindi un pressing molto offensivo quello dell'Inter. Ecco, poi c'è da capire magari chi va a prendere Matic, se scalerà Mkhitaryan oppure avanzerà Zielinski. Io mi aspetto più ecco, che sia Mkhitaryan ad andare sulla tre quarti e quindi a pressare il loro regista. In questa situazione cosa può accadere? Che il Sassuolo tenti di giocare palla direttamente verso gli attaccanti e quindi con lanci lunghi, lancio che il più delle volte è per Pinamonti, che naturalmente è il calciatore un po' il terminale offensivo, gioca molto anche da pivot come si suol dire, gioca molto spalle alla porta, e quindi l'obiettivo è quello di cercare Pinamonti. Questo è un duello che si creerà secondo me spesso, Akanji-Pinamonti, quindi questo è un duello che sarà fondamentale per avere la meglio del Sassuolo. In realtà per il tipo di calciatore che è Pinamonti non disdegnerei neanche Acerbi titolare. Il punto che però poi ci arriviamo dopo, sul centrodestra Bissek può dare un grosso aiuto quando saremo appunto noi in fase di possesso, e quindi magari ecco schierare Acerbi significherebbe rinunciare ad Akanji, ma non credo che sia quello che farà Kivu, quindi probabilmente il duello sarà Akanji-Pinamonti. Cosa fanno i due esterni in questo caso? Tendono a stringersi in questo modo, o riescono appunto a fornire poi un appoggio per Pinamonti se dovesse vincere il duello aereo, oppure
ovviamente stringendosi verso il centro del campo, potrebbero avere un vantaggio sulle seconde palle. E qui sarà determinante il duello, come detto, Akanji Pinamonti, e appunto cercare di vincere le seconde palle. Quindi magari mi aspetto anche che i terzi di difesa siano aggressivi sui loro esterni d'attacco. Se il Sassuolo appunto riesce a portare poi palla sulla tre quarti, o comunque se sviluppa il gioco, come avviene poi l'attacco sia alla nostra linea difensiva sia la lateralità, come viene sfruttata. Innanzitutto è una squadra che sfrutta molto la fascia sinistra. Ecco, se vediamo gli attacchi, il 42% degli attacchi avviene dal lato sinistro per quanto riguarda il Sassuolo. Questo perché sulla sinistra anche il terzino ha molte più doti offensive. Ecco, Doig è un vero e proprio terzino rispetto a Walukiewicz, che è più un centrale, che poi viene schierato da terzino, che qualche volta lo troveremo anche in proiezione offensiva, però insomma Doig ha più corsa e più spinta. E quindi cosa troveremo? Doig che molto spesso avanzerà. In questo caso Doig in sovrapposizione laterale, Laurienté può andare più verso il centro a sfruttare appunto quelli che vengono chiamati gli half space, ovvero la zona tra la parte centrale del campo e la corsia esterna. E quindi Sassuolo che appunto, come detto, sfrutta le corsie laterali. Walukiewicz lo troveremo a supporto di Berardi, però ecco, magari se sulla sinistra è più Doig a dare ampiezza, sulla destra spesso è Berardi che parte largo a dare ampiezza per poi accentrarsi. Quindi ecco, sfruttano le corsie laterali, a quel punto possono andare al cross e quindi per sfruttare l'altezza di Pinamonti, però occhio anche che tendono a convergere verso il centro. Questo anche perché i due esterni d'attacco, Berardi da un lato e Laurienté dall'altro, sono schierati a piede invertito e quindi spesso si accentrano, non disdegnano il tiro dalla distanza. Occhio ad un altro aspetto, e sono le avanzate delle mezzali, in particolare di Koné, che quindi può fornire una linea di passaggio quando l'azione viene sviluppata sulla corsia, sulle fasce, ecco, perché poi può essere sviluppata anche sulla destra, e poi ecco ci può essere proprio l'appoggio per il centrocampista che arriva a supporto. Cosa dovrà fare attenzione l'Inter? Ovviamente saranno sovraccaricate le corsie esterne, quindi Luis Enrique sarà chiamato ad un lavoro di contenimento, ecco, soprattutto su questa fascia sinistra che il Sassuolo sfrutta tanto, e ovviamente ci sarà anche bisogno del supporto delle mezzali, che spesso saranno chiamate ad andare anche un po' al raddoppio o a contenere le avanzate delle loro mezzali. Arriviamo poi all'aspetto del Sassuolo in fase di non possesso, perché sarà la fase che naturalmente troveremo molto più spesso, ecco, per quanto riguarda il match di domani. Fase di non possesso che avviene con poco pressing da parte del Sassuolo. Risistemiamo le pedine in modo da avere una visuale migliore della lavagna tattica. Sassuolo che fa poco pressing, è una delle squadre che ha il PPDA più basso del campionato, come vediamo anche dalla grafica. Il PPDA, per chi fosse poco propenso a leggere le statistiche, è praticamente una statistica che misura l'intensità del pressing. Praticamente è quanti passaggi concede una squadra prima di attuare un'azione difensiva. Più alto è il PPDA, quindi significa che concede più passaggi prima di attuare un'azione difensiva, significa che praticamente fa meno pressing, ed infatti il Sassuolo lo troviamo praticamente con un'intensità bassa del pressing, più basse del Sassuolo per statistiche solo Lazio e Milan. Perché cosa fa il Sassuolo? Praticamente difende con un baricentro medio, non bassissimo, perché non è una difesa che si schiaccia tutta dietro, però rinuncia al pressing ed ha delle linee strette. Arretrano anche gli esterni, arretra lo stesso Pinamonti, ecco, arretra, e quindi praticamente troviamo comunque una 4-3-3 anche in fase di non possesso, però con una squadra molto più bassa e linee strette e con poco pressing. Forse l'unico pressing, una sorta di pressing che potremmo trovare è magari, ecco, più un'azione di disturbo, quindi magari sulla nostra prima costruzione potrebbero cercare più di schermare che fare vero e proprio pressing. Mi aspetto che comunque, ecco, Zielinski possa abbassarsi, possa essere naturalmente sempre lui ad impostare la manovra. Dopodiché cosa potremmo trovare, ecco, di fronte con un Sassuolo che difende in questo modo? Innanzitutto Sassuolo che tende a fare molta densità centrale, perché cerca di chiudere queste corsie, non è molto aggressivo sui calciatori avversari,
ad eccezione forse delle loro mezzali sulle mezzale avversarie, quindi un po' a centrocampo tendono ad essere più aggressivi sugli avversari. Dopodiché, ecco, si tende a spingere la squadra avversaria sulle corsie esterne, palla sugli esterni, ecco per esempio in questo caso, sugli esterni invece poi si esce forte sul portatore di palla avversario. Arriviamo quindi a due aspetti. Il primo è: i centrocampisti tendono a seguire le mezzali avversarie e quindi magari il movimento di Mkhitaryan e Sušić dovrebbero essere i titolari. In realtà non disdegnerei neanche Frattesi per il motivo che andiamo a citare, anche perché Frattesi soffre un po' in costruzione, però non ci sarà gran pressing e quindi anche se non dà un grande aiuto può essere, ecco, l'Inter può avere comunque possibilità di costruire bene e l'unico aspetto sarà un po' seguire la loro mezzala. Però quando poi si attacca, ecco, il movimento tra le linee delle nostre mezzali può portare ad abbassarsi i loro centrocampisti e quindi in questo caso cosa succede? Che si va un po' a svuotare la parte centrale del campo, quindi magari un Sušić o quello che fa per esempio Frattesi che si spinge in aria può portare il centrocampista ad abbassarsi e a scoprire un po' questa zona di campo, quindi in questa situazione poi sappiamo se si arriva sulla tre quarti anche il tiro da lontano può essere una possibilità. I titolari comunque con ogni probabilità saranno Sušić e Mkhitaryan, appunto. Dicevamo, il Sassuolo spinge gli avversari sulle corsie esterne dove poi diventa aggressivo e quindi cosa potremmo trovarci? A cercare anche di sovraccaricare la corsia esterna, quindi non andare proprio nell'1 contro 1, ma cercare, ecco, di portare superiorità numerica. In questo modo magari c'è Luis Enrique, c'è Sušić che oltre ad un lavoro tra le linee può allargarsi. Occhio a Bissek. Prima abbiamo detto non rinunciare a Bissek, per quale motivo? Per la spinta che lui riesce a dare. È vero, principalmente l'Inter attaccherà sulla sinistra e principalmente sarà Bastoni a sovrapporsi al quinto, però ecco, quando avanzerà Bissek, e lo abbiamo visto più di una volta farlo, ecco, nelle ultime partite con magari Bastoni che attende un attimo quando l'azione si sviluppa sulla destra, ecco Bissek che si inserisce, spesso lo fa anche per vie più centrali, per linee interne, può essere un calciatore difficile da seguire, perché poi a quel punto se Koné segue la nostra mezzala, Doig sarà impegnato su Luis Enrique, ecco Bissek sarebbe praticamente il calciatore difficile da seguire, a meno che non dovesse poi arretrare Laurienté, ma per caratteristica un esterno d'attacco farà sempre più fatica a seguire l'avversario, quindi questa può essere una soluzione, così come ovviamente sovraccaricare anche il lato sinistro del campo, dove però di fronte ci troveremo Walukiewicz che è più avvezzo alla fase difensiva, però chiaramente da questo lato siamo anche più forti, quindi ci troveremo ovviamente Di Marco, Bastoni, Mkhitaryan. Lautaro sarà chiamato a fare un lavoro importante, sia tra le linee, cosa che fa spessissimo, sia in ampiezza, secondo me, quindi a dare supporto alle corsie esterne. Un altro aspetto della partita che potremmo trovarci è appunto la qualità di Marcus Thuram. Molti riportano P. Esposito come titolare. Io dico che invece Thuram potrebbe essere un calciatore determinante. Perché? Allora, come abbiamo detto, il baricentro del Sassuolo non è bassissimo, quindi non troveremo una squadra in fase di non possesso schiacciata dietro, ma magari troveremo una squadra in questa situazione, quindi linee strette, squadra attendista, ma non bassissima. Thuram può sfruttare le debolezze del Sassuolo, in primis per le qualità di Izes e Muaremovic. Sono due calciatori con una buona tecnica, forti fisicamente, come un po' tutta la squadra del Sassuolo, ma non velocissimi. E quindi un Lautaro che viene incontro o che appunto svaria da vero e proprio numero 10 può poi dare a Thuram la possibilità di attaccare la profondità e sfruttare un po' quello che è il punto debole dei difensori del Sassuolo. Altro aspetto in cui potremmo sfruttare Thuram sono le transizioni. Perché cosa può avvenire? Quando il Sassuolo sarà in possesso palla e quindi perde palla nella nostra metà campo, naturalmente potremmo, ecco, cercare di sfruttare il fatto che loro spingono anche con i terzini. In questo modo quindi troveremo, ecco, per esempio Doig alto, si perde palla, c'è spazio per provare ad attaccare la loro profondità e quindi oltre magari, ecco, ad un Luis Enrique o a Di Marco c'è proprio, ecco, la possibilità per Thuram di provare ad attaccare una linea difensiva non ancora ricomposta dietro. Detto che il Sassuolo quando perde palla nella transizione difensiva, se la perde sulle corsie esterne,
sono subito aggressivi, se la perde più per zone centrali del campo, tendono più a rientrare, magari soltanto il calciatore che ha perso palla va ad aggredire l'avversario. Altro aspetto invece è quando saremo noi a perdere palla, il Sassuolo prova a verticalizzare rapidamente se c'è la possibilità, se non c'è invece consolida il possesso palla. Occhio a due aspetti, e chiudiamo anche con la parte, diciamo così, tattica del match. Gli 1 contro 1 sulle corsie esterne, ed è sono gli unici calciatori praticamente in cui quando il Sassuolo è in possesso di palla, a cui la squadra nero-verde si affida nell'1 contro 1. Berardi e Laurienté sono calciatori bravissimi in queste situazioni, e quindi magari Bastoni, puntato da Berardi, avrà bisogno dell'aiuto della mezzala o dell'aiuto di Di Marco. Stessa cosa ovviamente dalla parte opposta. E ultimo aspetto, occhio ai corner, o meglio ai piazzati in generale. Il Sassuolo ha segnato ben 8 gol da calcio piazzato, sui corner anche loro tendono a riempire l'area piccola, quindi occhio a queste situazioni che insomma può essere un'arma per il Sassuolo. Ovviamente poi può essere un'arma anche dalla nostra parte, perché per quanto il Sassuolo non abbia subito tantissimi gol da piazzati, però noi ne abbiamo segnati invece tanti, anche se poi loro hanno un portiere, Muric, che è alto, è bravo, molto reattivo, quindi anche quello può essere un fattore del match. Chiudiamo anche con le probabili scelte di Christian Chivu, Chivu che si affiderà nuovamente ai titolari, quindi Sommer, Bissek, Akanji, Bastoni, Luis Enrique e Di Marco sulle corsie esterne, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan. Lautaro Thuram io ho messo qui alla lavagna tattica. In realtà, come detto prima, molti portano molte probabili formazioni riportano P. Esposito titolare. Secondo me invece Thuram può essere importante per due motivi: uno, quello tattico descritto prima; l'altro, il calciatore ha bisogno di sbloccarsi, e tra l'altro utilizzarlo adesso contro il Sassuolo significherebbe, ecco, non dare a Thuram lo status da riserva, perché nelle ultime partite, ogni qualvolta Chivu ha fatto turnover, c'erano Thuram e Bonny, è capitato praticamente 2 volte consecutive, e poi quella successiva Lautaro Pio titolari. Thuram ha giocato in Coppa Italia, è uscito prima, non ha giocato i 90 minuti, ecco, adesso tenerlo in panchina significa un po' relegarlo al ruolo di seconda scelta. Secondo me, anche dal punto di vista mentale, per Thuram può essere una partita importante. Sassuolo con la formazione tipo, quindi Muric, Valukiewicz, Izes, Moaremovic, Doig, Torsvet, Matic, Coni, Berardi, purtroppo una delle nostre bestie nere, Pinamonti e Laurienté in attacco. Partita comunque importante e difficile al tempo stesso, non è una partita assolutamente scontata, però importante perché poi dopo ci sarà il big match con la Juventus, big match che tante volte abbiamo sofferto quest'anno. Ecco, arrivarci con il morale alto, con la vetta della classifica, e addirittura potremmo arrivare poi con un +8, perché dopo questa giornata ci sarà l'asterisco con Milan-Como da recuperare il 18, però insomma può essere sicuramente una bella iniezione di fiducia. Aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti: che tipo di partita vi aspettate da Sassuolo-Inter, secondo voi quali sono i punti tattici, anche perché no, magari qualcosa che a me potrebbe essere sfuggito, ho un punto di vista diverso. Insomma, come al solito, confrontiamoci nei commenti, e come sempre io vi lascio con un gran bel Forza Inter.